Ciao a tutti e benvenuti a Inspire Me, dove intervistiamo i leader di oggi per formare quelli di domani. Io sono Leone e oggi la nostra ospite è Stefania Rocca. Ciao Stefania e grazie mille per la tua partecipazione. Ecco, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, è un piacere. Grazie per avermi coinvolto in questa stupenda iniziativa di comunicazione, tra l'altro. Stefania è nata e cresciuta a Torino e si forma studiando recitazione al Centro Sperimentale di Cinematografia a Roma e all'Actor Studio di New York. Debutta al cinema nel 94 e conquista il pubblico in Nirvana nel 97. Successivamente recita in Viola, film presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, che la rende uno dei volti più riconoscibili del cinema italiano. Tra fine anni 90 e 2000 lavora in produzioni internazionali ed autore, tra cui Il talento di Mr. Ripley e Casomai, che le vale le candidature al David di Donatello e al Nastro d'Argento. Inoltre ottiene il Globo d'Oro per Rosa e Cornelia e una nomination al David per La bestia nel cuore. Ad oggi Stefania alterna cinema, teatro e televisione, distinguendosi per l'interpretazione di personaggi complessi e non convenzionali. Allora, Stefania, vorrei partire da un elemento chiave. Sì. Innanzitutto, in che cosa consiste il tuo lavoro e la tua esperienza professionale? Allora, in che cosa consiste il mio lavoro? Una bella domanda, wow. Diciamo che Allora, innanzitutto il mio lavoro nasce come attrice. E fare l'attrice, essere un'attrice vuol dire comunque avere un percorso un pochino più ampio di ricerca, sia da un punto di vista artistico, sia da un punto di vista umano. Perché è un continuo sguardo attraverso diciamo, verso la società e come viene cambiata, come cambia nel tempo, uno sguardo profondo sulle relazioni, come viviamo le relazioni, e come dimostriamo le emozioni, che ci passano attraverso. Quindi è abbastanza complesso come mestiere, ma questa è la cosa bella. Se riesci a unire, a questa riflessione, a queste osservazioni, anche un pizzico di fantasia, e quindi quella cosa irreale che ti permette poi in fondo di partire da qualcosa di concreto per poi creare dei mondi nuovi. E giusto per curiosità, quando Sì, appunto, diciamo, ti viene assegnato un ruolo, sì, supponendo che si parte da un copione, giusto? Da un testo, no? In che sì. modo fai, in che modo riesci a aggiungere il tuo tocco creativo a un personaggio che magari ti è stato assegnato, è già stato creato? Allora, normalmente tu leggi una sceneggiatura e quella sceneggiatura è un'infarinatura di quello che vuole essere il film, sia da un punto di vista di linguaggio, e quindi anche visivamente come viene approcciato, e sia il tema e quello che invece più profondamente vuole raccontare, e quindi quello che è la comunicazione di quel film e cerchi di entrare in questo meccanismo. Nel tuo personale, in realtà, poi gli attori hanno una grande responsabilità perché sei tu, in effetti, che scegli qual è la strada che il tuo personaggio deve percorrere, no? Quindi qual è le caratteristiche principali. E questo lo fai attraverso te stesso, nel senso quello che tu vorresti che quel personaggio dica al pubblico e quello che dicevo prima, una contaminazione con quello che è il tuo sguardo verso la società. Quindi, per farti degli esempi concreti, perché sennò parliamo di cose che è molto difficile poi da spiegare a tutti. Nella Grande Famiglia, che è una serie girata a Milano, dove io facevo un personaggio molto particolare, ehm, quel personaggio è diventato particolare perché io ho voluto aggiungere a quel personaggio una specie di goffaggine, che poi arrivava da una sua
poca autostima o comunque il sentirsi sempre inadeguato in alcune situazioni. E questo l'ho fatto attraverso l'osservazione di altre donne nella vita mia, vicino, che, diciamo giravano e vivevano vicino a me, che per mesi avevo osservato. Mhm. Fino ad arrivare a capire, un po' come diceva Pirandello, quando tu osservi qualcuno, devi osservarlo ancora di più per capire quegli atteggiamenti da dove arrivano emotivamente e psicologicamente. E quello è appunto lo sguardo dell'attore che si inserisce però ovviamente in un contesto e quindi la cosa difficile devi capire se in quel contesto ha un senso o meno, in accordo con il regista, poi creare una sinergia anche con gli altri attori. Molto, molto interessante. E ora vorrei soffermarmi sulla tua formazione. Sì. In che modo, cioè, che influenza ha avuto la scuola sul tuo successo lavorativo e personale e come hai deciso, cioè, qual è stata la scelta che ti ha portato a studiare teatro e a diventare un'attrice? Allora, ma io ho scelto di studiare perché in realtà quando ho iniziato io era molto difficile avere determinate informazioni, anche solo la scuola. Mhm. Eh, non era, nella nostra scuola italiana non c'è, diciamo, la materia di public speaking o recitazione. Io ho fatto le scuole italiane, quindi insomma non avevo avuto quella infarinatura se non alle elementari quando la mia insegnante, la mia maestra ci faceva fare teatro, Mhm. legato alla musica perché facevamo musica, facevamo anche teatro e devo dire che a me queste due discipline mi piacevano moltissimo. Poi sono arrivata alle superiori, ho fatto altre cose, mi sono laureata in psicologia. E in quel momento però ho capito che il mio percorso di psicologia era forse più legato al mio interesse, alla mia curiosità di creare mondi diversi e quindi di fare l'attrice, la regista e scrivere. E quindi a quel punto, non avendo grandi informazioni e non sapendo neanche se veramente ne ero in grado o se veramente poi mi sarei trovata bene, ho detto faccio una scuola perché ho almeno la possibilità di capire profondamente che cosa vuol dire questo mestiere, perché poi in fondo è anche un mestiere. E credo che mi abbia dato moltissimo la scuola perché innanzitutto è un addestramento, non soltanto fisico ma anche tecnico. Nel senso che tu impari anche una sorta di tecniche fondamentali per il cinema, per il teatro, per tutto quello che poi in fondo è la comunicazione, un po' come lo public speaking, no? Quando ti dicono devi parlare in un certo modo, tirare fuori. Ci sono molte cose tecniche da imparare e quelle, se tu hai lo puoi imparare sul campo, ma perdi tanto tempo e purtroppo oggi basta che sbagli una cosa e fai più fatica poi a rifarne altre. E quindi fare una scuola e essere a contatto anche, io poi ho fatto la prima scuola che ho fatto, diciamo quella più importante, perché poi prima di arrivare al centro sperimentale ho fatto diversi corsi per prepararmi al centro sperimentale, alla selezione del centro sperimentale. Quando sono entrata al centro sperimentale, innanzitutto per me è stata una pacca sulla spalla, cioè allora forse ho fatto bene a provarci. E quindi comunque già solo quella cosa lì mi ha dato molta energia, mi ha fatto credere che si può veramente provare se tu hai un sogno, ehm, a rischiare, provare, magari anche la prima volta senti un sacco di no e non va bene, ma vale la pena provare. Quindi comunque già è tanta roba, perché quando tu esci da scuola poi non è che hai proprio un percorso spianato, ma vai incontro a tanti rifiuti, a tanti commenti, in fondo il nostro mestiere sei
l'occhio del giudizio 24 ore su 24. E quindi già la scuola ti dà una formazione da questo punto di vista, in più una formazione tecnica, in più ti insegna a stare con gli altri e a creare veramente qualcosa in sinergia con le altre persone, perché il nostro mestiere non si fa da soli. E sia al cinema, sia al teatro, sia alla scrittura, non sei mai da solo, dipendi sempre dagli altri e gli altri dipendono da te, nel senso che c'è una grande gerarchia di persone che lavorano e portano il proprio contributo, che deve essere rispettato. E questa è una cosa, per esempio, che impari nel tempo, ma che la scuola già come imprinting ti dà. La formazione mi ha dato strumenti fondamentali come la consapevolezza del corpo, come leggere il tuo corpo, come lavorarci sul tuo corpo e quindi creare quei personaggi che sono lontano da te e quindi diciamo la trasformazione, come si suol dire, degli attori. Lavorare sulla voce, lavorare sui silenzi, perché il nostro mestiere è anche ti insegna a sfruttare tutte le pause e i silenzi che ci sono. Se tu guardi un film, Sì. il nostro orecchio è attento alla battuta, ma i tuoi occhi sono attenti allo sguardo nel momento in cui non esiste la battuta. Sono tutte magari delle piccole cose che uno da fuori non Sì. nota, che però fanno una grande differenza in realtà. E fanno una grande differenza e lo scopri con i tuoi compagni e con i tuoi insegnanti man mano che fai appunto la scuola. La scuola ti dà la possibilità di approfondire dei testi che magari da solo non faresti mai e ti dà è una specie di, diciamo, mattoncino dopo mattoncino ti costruisce un'esperienza che poi ti porti avanti tutta la vita, perché io quando faccio dei film, dei personaggi, mi rendo conto che attingo ancora a tutto quello che ho appreso precedentemente. Certo, perfetto. E invece, soffermandoci sul tuo settore, quindi appunto il settore del cinema, del teatro, Sì. come vedi il futuro di questo tuo settore nei prossimi 10 anni e secondo te quale sarà il ruolo dei giovani all'interno del tuo settore? Allora, è una domanda interessante ed è una domanda che in realtà attraversa sempre un po' tutte le epoche. Io mi ricordo che quando ho iniziato il mio primo anno al centro sperimentale era il 94 Sì. e feci gli esami di ammissione il 90, diciamo dal 92 al 93, perché poi all'inizio era molto diverso, tu dovevi fare, se venivi ammesso, facevi 6 mesi di prova prima di entrare, quindi insomma era abbastanza complesso come scuola perché c'erano tante persone. Però, detto questo, inizio e sento la classica frase che si sente ancora oggi, il cinema è morto. Mm. E quindi negli anni c'è sempre questa voce che gira del cinema che è morto. Il cinema è una settima arte, il cinema è in continua evoluzione, così come il teatro. Non morirà mai. Probabilmente può essere seguito meno rispetto agli altri anni, rispetto agli anni precedenti, anche gli anni precedenti miei, cioè rispetto agli anni 60, dove nasceva ed era ovviamente una innovazione, quindi la curiosità portava l'essere umano a seguire sicuramente più il cinema e poi non c'era magari, non c'erano le serie, eccetera. Infatti, Eh, probabilmente era una delle poche fonti di intrattenimento e quindi gli davano una Esatto. maggiore importanza. Adesso ce ne sono altre, ma queste altre non fanno altro che incrementare una ricerca e un'evoluzione anche del cinema. Se io penso il cinema è morto, è morto il cinema in pellicola, perché a un certo punto la pellicola costava anche tanto da,
da sviluppare e quindi in automatico si è creato il cinema digitale. Quindi c'è una continua evoluzione sempre. Adesso le serie sono una forma di comunicazione che comunque continuerà a evolversi in qualcos'altro, le web series, però è sempre comunque una forma di comunicazione. Quindi ehm, cambia, si evolve, ma continua a resistere. Come sarà nei prossimi anni e per voi? Innanzitutto, le cose saranno sempre, da un punto di vista personale, per chi vuole fare questo mestiere, sarà sempre lo stesso, nel senso che comunque, io ho sempre pensato che questo mestiere lo devi fare se lo ami veramente e non per inseguire un successo. Perché, per esempio, in questo caso, ecco, il concetto di successo e di divismo è molto cambiato. Gli attori non sono più dei divi, sono dei mestieranti, mentre invece negli anni 60 era più divismo, era più appunto successo, star system. Adesso è molto meno, quindi probabilmente cambierà quell'aspetto, nel senso che diventerà più legato ad a un mestiere di comunicazione, però secondo me è in continua evoluzione e sarà sempre più creativo. Oggi come oggi io leggo delle storie molto più interessanti rispetto a 5 anni fa, e le leggo proprio da ragazzi giovani che hanno voglia, che si sono appena, diciamo, affacciati a questo mestiere, che hanno voglia di affrontarlo. Quindi, sono molto positivista. Certo. Ottimo. E invece, cos'è che ti dà più soddisfazione del tuo lavoro? E appunto, cos'è che alimenta questa tua passione del cinema e perché lo consiglieresti a un giovane? Allora, mi piace personalmente di questo mestiere è l'idea che comunque di creazione, no? Cioè Sì. tu puoi creare mondi nuovi, puoi creare mondi diversi, puoi creare mondi che sembrano lontani da quelli che stai vivendo ma con la giusta distanza per permettere al pubblico di riconoscersi, per esempio. Quindi è comunque la cosa che mi piace è che attraverso la creazione tu riesci a comunicare con una vastità di persone. Mi piacciono le immagini. E quindi l'idea di comunque creare delle immagini belle, poi la parola bella no? È Bello, soggettivo, però esatto, è soggettivo, però in realtà l'arte insegna la bellezza, l'armonia, tu la trovi nelle immagini al cinema e molti film devono il successo proprio alle immagini, alla bellezza delle immagini che per quanto è soggettiva però è riconoscibile, cioè un senso critico sulla bellezza noi in Italia ce l'abbiamo ancora e mm, quindi in Italia e nel mondo e quindi le immagini aiutano in questo senso. Mi piace lavorare sul suono, mi piace la musica, mi piace... Quindi diciamo che sono il cinema, il teatro... Scusami. Quello che è il mio mondo mi aiuta ad avvicinare tutta una serie di arti che mi piacciono in maniera particolare perché mi permettono di avere un senso critico, di sperimentare, mi permettono di fare ricerca, come dicevo prima mi permettono di avere uno sguardo, verso il mondo e quindi mantenere comunque una curiosità, che forse è anche più legata alla curiosità dei bambini quando non sanno e quindi, ehm, partire sempre da qualcosa in cui non sai veramente per scoprirlo. certo.
molto interessante. E concludendo, come ultima cosa, lasciamo un messaggio ai nostri spettatori. Eh, Mm. che consiglio ehm, avresti, ti saresti data all'età di 16 anni, diciamo, in quell'età prima di iniziare l'università, quando dobbiamo intraprendere diverse scelte sul nostro futuro? Ah, Cosa guarda, avresti consigliato? Guarda, sembra retorica, sembra la frase super detta, però a me se me l'avessero detta io sarei stata contenta. Fregatene Mhm. di tutto quello che ti dicono, di quello che senti, delle anche diffidenze legate a questo mondo. Se hai questa sensazione luminosa di voler intraprendere questo percorso, fallo, rischia, continua a sognare, provaci all'ennesima potenza, fregatene per quanti no ti arriveranno, quante porte sbattute in faccia ti arriveranno. Nel momento in cui ti arrivano, pensa che tra poco sarai tu a dire no perché sarai in grado di scegliere e provaci, perché il percorso più bello secondo me è proprio quello, è quando uno prende consapevolezza e dice ok, io ci provo. Io mi ricordo che insomma i miei genitori non erano molto, erano spaventati, non erano molto contenti che io potessi fare questo mestiere. Prima di tutto mi piaceva studiare, sono abbastanza intelligente, quindi speravano ovviamente in una carriera più scientifica, più, diciamo, più Più eh, convenzionale anche. convenzionale, esatto, più convenzionale nei canoni dei genitori, diciamo, di sicurezza anche, no? Il nostro mestiere è comunque un mestiere precario e quindi insomma erano un po' spaventati. Però nel momento in cui io ho detto no, ma se non ci provo adesso e mi rimane poi questa cosa che non ci ho provato, che senso ha? Certo. E quello è stato esattamente il momento in cui io ho detto ci provo e su quella cosa lì sono andata, mi sono messa ovviamente nelle condizioni di capire che cos'era questo mestiere, di studiare appunto e ho studiato anche dopo aver studiato, perché comunque la bellezza di questo mestiere, ecco, un'altra cosa è che non pensare di fare una cosa ed essere arrivato, perché non sei mai arrivato. La bellezza di questo mestiere è che ti impone sempre una formazione, uno sguardo e una disciplina che devi mantenere, cioè continui a studiare tutta la vita, no? Anche solo i testi che devi imparare a memoria, una ricerca su quel testo, l'autore perché è arrivato a quella cosa lì, un continuo studio su te stesso, quindi insomma vale la pena provarci e poi divertirsi su tutti i percorsi che ti porta questo mestiere. Allora, Stefania, ti ringrazio tantissimo per la tua partecipazione, per questi ottimi consigli e ti auguro una buona giornata. Grazie anche a te e complimenti per questa tua iniziativa. Grazie mille. In bocca al lupo. Ciao, ciao, grazie mille. Ciao, grazie.